Bayern 2, Inter 0, il gol di Pavard e Choupo-Moting. Si chiude così la nostra avventura in questa fase a gironi di Champions. L'Inter era già aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale, quindi dalla partita di stasera, Simo, volevamo più che altro ottenere delle indicazioni dai singoli, visto che si giocava anche con molti giocatori che non hanno avuto fin qui molto spazio, quindi volevamo vedere qualcuno all'opera chiamato appunto a reagire o comunque a lanciare qualche segnale per meritarsi più spazio. Volevamo vedere anche l'Inter come si comporta al cospetto di questa grande squadra, e una partita che è scivolata via, una sconfitta immeritata innanzitutto, potremmo dire, perché un 2-0 piuttosto bugiardo, ed è un 2-0, Simo, parto da qui, nettamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto all'andata. All'andata è stata una partita in cui ci siamo consegnati agli avversari dicendo siete più forti, vincete, e hanno vinto. Oggi siamo andati lì consapevoli di aver già ottenuto il risultato, e anche loro. Entrambe le squadre non erano i titolarissimi in campo, ovviamente, però l'abbiamo giocata, l'abbiamo fatto con un buon atteggiamento. Ho visto una buona Inter, qualche episodio anche arbitrale che ha fatto molto discutere, un Inter che sarebbe potuta andare in vantaggio e forse ha creato le principali occasioni da gol in questa partita. Il Bayern invece l'ha sfruttata, e questa forse è la differenza che c'è tra il livello dell'Inter e quello che ha già il Bayern da diversi anni a questa parte. È un po' il classico schema delle partite fra le super big e quelle che aspirano magari un giorno a diventarlo. Non è la prima volta che succede. L'emblema è Inter-Real Madrid dell'anno scorso a San Siro, partita giocata in maniera perfetta che perdi al 90° per un'occasione, ma ce ne sono state altre ancora in passato. Quindi bene che questa cosa arrivi in una partita che non conta fondamentalmente. Il Bayern poi ha una profondità di rosa per la quale le riserve del Bayern sono quasi dei titolari dell'Inter, o forse anche senza il quasi, soprattutto per alcuni di questi. Quindi non mi sorprende comunque di aver perso, non mi sorprende di aver visto un Bayern che a livello di gestione della gara è stato più in controllo dell'Inter. Mi ha invece in parte sorpreso, chiaramente in positivo, vedere un Inter che, come hai detto bene, se l'è giocata, ha fatto anche un'ottima partita, perché non è uscita dal Sì. campo. Quando esce dal campo stasera non dice: "Vabbè, sono 100 volte più forti, ci abbiamo provato." No, il commento è molto più positivo e, come hai detto bene, anche un paio di episodi magari arbitrali, potevano girarci un pochino meglio. Il rigore per fallo di mano, del primo tempo. Però ecco, ripeto, partita talmente tranquilla che sorridevo prima quando dicevi che è scivolata via, hai usato il termine giusto. I goli sono stati forse, proprio la l'immagine migliore di questa partita. Sì, 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 un campo che effettivamente vedevo anche dai commenti che stanno arrivando qui sotto in questo momento, è stato anche pericoloso per i calciatori, Ah sì? quindi l'importante è che si sia portata a casa questa partita senza cartellini per i nostri Bastoni e Lautaro, che erano diffidati. Bastoni non è nemmeno sceso in campo, quindi non abbiamo rischiato. E ci raccontava Eugenio dal nostro club, che si trova all'Allianz Arena, che poco prima della partita è stato annaffiato tantissimo, e infatti tantissimi dei nostri calciatori sono scivolati. Anche lo stesso Carboni alla fine si è beccato un cartellino giallo per uno scivolone, tra l'altro anche un po' inspiegabile quel cartellino in quel momento lì. Dicevamo dell'atteggiamento dell'Inter, l'Inter che chiude quindi al secondo posto questo girone, quindi ancora una volta, Simo, a me preme sottolineare l'impresa che l'Inter ha fatto in questa Champions, perché tantissimi ci davano per spacciati, anche io personalmente non ero molto fiducioso per il possibile passaggio del turno. Essere arrivati a giocarci questa partita con questa tranquillità è qualcosa di veramente importante e che va sicuramente sottolineato. Ti chiedo, Simo, se ci dai un po' le azioni di questa partita, che cosa è successo? Dicevamo, l'Inter sullo 0-0 ha più volte rischiato, e forse avrebbe anche meritato di trovare il gol del vantaggio. C'è anche quell'episodio del rigore, per me era rigore. Insomma, la partita si apre con 2 episodi molto importanti. Il primo è questo fallo di mano incredibile di Mané sul tiro di Barella, dove l'arbitro va a rivederlo circa 30 volte, ha rivisto la stessa clip con lo stesso tiro, e dopo una review al VAR di 1 minuto abbondante, forse anche 2, e poi inspiegabilmente sceglie di non dare rigore. Non sappiamo quale sia stata la sua lettura. Io ho
ho visto dalle motivazioni che dava ai nostri, si è riparato la faccia. Questa è stata la motivazione dell'arbitro, che non mi sembra sia sufficiente. Poi c'è stata anche un'occasione gigantesca di Lautaro Martinez su un filtrante di Acerbi, se non sbaglio, per Gosens, che ha fatto un ottimo movimento, l'ha messa in Di De mezzo Vrij, col esatto. sinistro, De Vrij, l'ha messa in mezzo col sinistro, e Lautaro, un po' perché la palla gli è rimbalzata male, un po' perché era in corsa, in slancio, ha calciato fuori a porta praticamente sguarnita, e quello è stato un'altra occasione importante. Poi il Bayern, come dicevo, è stato un po' un flusso continuo, detto che però, al di là dei 2 gol, Onana non ha fatto dei miracoli incredibili. Forse la parata più bella della partita, paradossalmente, arriva al 94esimo, al 90, cos'era, 2esimo, su quel tiro al volo di Sì. Dzeko di destro, e Ulrich che mette fuori. Quindi è stata un po' anche una partita strana da questo punto di vista, cioè i portieri non hanno fatto miracoli, hanno fatto diverse parate, Onana anche di più, ma tutte parate abbastanza tranquille. Quindi già lì, se tu mi dai quel rigore, io non so poi come va a finire, io non pretendevo di vincere, però insomma il 2-0, come dicevamo prima, è anche un po' mascherato da questo. E poi la cosa che, tra virgolette, mi rammarica, sempre all'interno di una partita che contava il giusto, è che quando Inzaghi sceglie, secondo me perché davvero si era un po' fatto la bocca dolce, diciamo, quando sceglie di buttare in campo 3 titolari, perché intravede la possibilità di far male, paradossalmente l'Inter cala. Non so Sì. perché, però l'Inter cala. Poi arriva anche il 2-0 del Bayern con un gol incredibile di Choupo-Moting, e finisce così. Questo è un po' il peccato, perché in quel momento anche io e te ci credevamo un po', vedevamo sulla Sì. sinistra soprattutto lo spazio, un Bayern che comunque non era imperforabile, anzi, e poi è andata così. Ma comunque, ripeto, tutti i discorsi che devono essere, teniamo ben presente che rientrano sotto il cappello del chi se ne frega del risultato, proprio detto in francese. Esatto, esatto, esatto. Infatti abbiamo, iniziato questa lunga live sottolineando anche come fossimo interessati a guardare anche alcuni singoli, soprattutto quelli che avevano giocato meno, volevamo vedere le loro risposte. E le risposte a me sono piaciute, quelle di Gosens a sinistra. Ho visto tanti commenti, qualcuno scriveva: "Di Marco è un livello sopra". Io ho visto un Gosens che il suo lo ha fatto in fase offensiva, quando è stato coinvolto è stato lui che ha creato la grande occasione su Lautaro Martinez. Si è dato da fare, è un giocatore diverso sicuramente da Di Marco ed è anche meno vistoso secondo me nelle giocate. In fase difensiva è stato importante, ha fatto anche un'ottima chiusura nel finale, molto attenta. Dall'altra parte Belanova rispetto a Dumfries punta molto di più l'uomo e è un po' meno preciso in fase difensiva, quindi anche qui sicuramente molto interessante la prova di Bellanova secondo me. Mi sono piaciuti un po' meno, tra quelli da cui mi aspettavo delle risposte, Aslani, anche se dal punto di vista tecnico si vede che è un giocatore che ha qualcosa in più rispetto alla media, però un po' in balia del centrocampo del Bayern in alcuni momenti della gara. Gagliardini a me è piaciuto, ha fatto il suo, non ho capito tanti commenti durante la partita. Su Correa purtroppo nemmeno mi esprimo. Se devi giocare, se hai la possibilità di metterti in mostra, mi aspetto che almeno provi a farmi vedere qualcosa. Stasera veramente impalpabile, anche stasera. Sì, lo diciamo anche in cronaca, nulla di nuovo sul fronte Correa, nel senso che non scopriamo nulla di nuovo nemmeno stasera. È un giocatore che tecnicamente può anche essere di buon livello, ma nel momento in cui alzi il livello della partita non basta essere tecnicamente forti e basta. O sei Leo Messi o non basta. E in questo caso, lo dicevo prima, cioè Lautaro e Dzeko, anche quando magari non centrano la partita dal punto di vista tecnico, fisicamente li vedi, li senti, e lo dico dal mio punto di vista di tifoso, diciamo, ma penso che anche i compagni lo percepiscano. Correa no, Correa si nasconde dietro l'avversario, e se non si nasconde comunque viene costantemente anticipato. Io non so quale debba essere la risposta. Di certo so che non è quella di, come qualcuno scrive, preso anche un po' dalla rabbia, metterlo fuori rosa, non fargli vedere il campo. No, per 1000 motivi, primo tra i quali, avendo Lukaku fuori, non puoi permetterti di rimanere con 2 attaccanti anche volendo. Io lo dicevo anche in cronaca, mi auguro a questo punto, l'unica cosa che mi viene da dire, che faccia un buon mondiale, se ci andrà, e magari da lì può nascere un qualcosa anche a livello di mercato. Però, visto che la partita comunque non è stata negativa, spendo 2 parole anche su Gosens, son d'accordissimo con quello che Sì, dicevi. Io mi aspetto che da qui in poi abbia anche più minuti, perché
più di dimostrarlo ogni volta che scende in campo, anche quando gioca 5-10 minuti, questo ragazzo non può fare. Di Marco in formissima ed è importantissimo, ok. Abbiamo capito che anche Bellanova è un giocatore vero, con tutti i suoi limiti che dovrà limare, ma è un giocatore vero. Facciamo un'alternanza un po' più frequente sulle fasce. Non possono diciamo rompersi i legami Dumfries, Di Marco, Gosens, Bellanova. Facciamo il doppio cambio ogni tanto, non muore nessuno. Io mi aspetto questo da qui in avanti, perché è veramente un peccato non sfruttare questi ragazzi che per caratteristiche sono anche diversi dai due titolari, e quindi questo in qualche partita può fare anche comodo. Sì, assolutamente. Mi è piaciuto molto De Vrij, anche De Vrij barella molto bene, soprattutto nel primo tempo. In chiusura, poi dopo faremo tutti gli approfondimenti a parte, anche con le pagelle. È successo un po' di tutto sugli altri campi, quindi per il momento dalla serata di oggi ricaviamo 2 possibili avversarie agli ottavi di finale. Una è il Porto, l'altra è il Tottenham, che ha vinto la partita al 95esimo, quindi le prime 2 possibili avversarie dell'Inter agli ottavi sono Tottenham o Porto, mentre il Napoli ovviamente non possiamo incrociarlo, così come il Bayern. Domani sapremo poi quali sono le altre. Sorteggi lunedì 7 novembre, ovviamente noi saremo live per seguire tutto il sorteggio come ogni volta, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti, ovviamente in questi giorni, anche in vista poi delle prossime partite importantissime. Ci vediamo poi nel club www.passioninter.club per entrare nella nostra splendida community.